In questo episodio revisioniamo le teste motore. Ci sono poche moto che hanno lasciato un segno nel cuore degli appassionati, ma la 990 Adventure ci è sicuramente riuscita, per il suo carattere, il suo motore e una guidabilità fantastica sia su strada che sullo sterrato. Per questo, quando il nostro motore ha iniziato a dare segni di cedimento, fumando e mangiando olio, abbiamo deciso di rifarlo completamente e condividere con voi tutto il lavoro. Abbiamo smontato, controllato, misurato e abbiamo iniziato a rimontare il basamento. Tutti i ricambi sono arrivati, un grazie al corriere che ci ha rotto una fascia nel trasporto e un grazie vero a K Torino che ce l'ha sostituita gratuitamente. Questa è la nostra 990 Adventure e per chi ci avesse scoperto solo ora, io sono Guido e lei è Sil. In questo canale vi raccontiamo i nostri lavori di riparazione e manutenzione e le nostre esperienze on the road, per chi come noi vuole migliorare la conoscenza e il feeling con la propria moto e viverla a 360 gradi. In questo episodio del progetto di riparazione della nostra Adventure ci dedichiamo alle teste, controlliamo le valvole e ci prepariamo a chiudere completamente il motore. Le termiche erano il grosso del problema, le fasce erano completamente finite. Facevano passare la pressione generata in camera di combustione nel basamento, facendo aumentare la pressione interna e riportando olio in cassafiltro tramite il breather. Per chi non li avesse visti, vi invitiamo a guardare tutti gli episodi precedenti. E se volete vedere tutto il rimontaggio del motore, prima di questo dovete vedere l'episodio precedente. Oltre alle fasce, abbiamo misurato lo stato di usura sia dei pistoni che dei cilindri. Li abbiamo trovati in ottime condizioni, potete vedere tutto nell'episodio 6. Ora, visto che abbiamo smontato le teste, controlliamo e riprendiamo la chiusura delle valvole per riportare il motore al massimo delle sue prestazioni. La chiusura delle valvole, assieme alla tenuta delle fasce, è fondamentale per avere il massimo della compressione nel momento dell'accensione della miscela aria-benzina. Un magnete e togliamo il bicchierino con la pastiglia valvola. Testa posteriore, aspirazione sinistra e mettiamo via. Passiamo aspirazione destra, scarico sinistro, scarico destro. Per smontare la valvola, come prima cosa dobbiamo rimuovere i fermi che tengono agganciato lo stelo della valvola al piattello della molla. Per toglierli ci serve un attrezzo specifico che comprime la molla della valvola, liberandolo in modo che possiamo toglierlo. Mettiamo la testa su un supporto che ci consenta di lavorare comodi. Io uso una stecca con la testa arrotondata e lucidata a specchio per non lasciare segni. Questo sotto e questo sopra. In questo modo, da qua, schiacciando con la vite superiore, comprimiamo la molla e liberiamo il fermo. Ok, ha liberato. Ecco qua il primo ed ecco qua il secondo. Aspirazione destra. Le due molle coassiali che tengono la valvola contro il cielo della camera di combustione e il piattello sul quale si ingaggiano i due semiconi che abbiamo appena smontato. Ecco qua. Questa è la valvola vera e propria, questo è lo stelo e qua sotto c'è il fungo. Aspirazione destra. Le valvole è abbastanza normale che siano incrostate, specialmente quelle di scarico. Se poi il motore mangiava olio, lo saranno ancora di più. Per scrostarle, molti usano la carta vetro, io preferisco usare un raschietto da dentista, che non fa righe perché la durezza superficiale della valvola è altissima. Togliamo le incrostazioni e diamo una pulita con lo Scotch-Brite a finire. Un dettaglio importante è usare lo Scotch-Brite grigio e non quello rosso, perché leggevo hanno basi di abrasivo differenti. In quello rosso l'abrasivo è più persistente e il rischio è che ci smerigli le sedivalvola nei primi cicli. Pulite le valvole, controlliamo le sedivalvola. Il worn out limit della sede è 6,05,
oltre il quale non è più garantita la tenuta tra lo stelo e la sua sede. Per una misura precisa servirebbe un misuratore per interni, che però di un diametro così piccolo io non ho. Il trucco per verificare la tenuta della sede valvola è quella di tappare la parte con la guarnizione e usare un perno calibrato, in questo caso il gambo di un utensile da 6 mm, e vedere che infilandolo dentro il gambo abbia tenuta sulla sede. Vedi che è effetto vuoto, quindi significa che questo gambo, che è 5,99, è comunque talmente preciso sul foro che non lascia passare l'aria. Quindi sappiamo che la sede è in tolleranza. Se tiene il vuoto, nessun problema. Nel caso non dovesse tenerlo, sarà necessario fare una misurazione più accurata e, nel caso fosse fuori tolleranza, sostituire la sede. Diamo una spazzolata ai condotti e puliamo la testa dai residui di incrostazione per poter riaccoppiare ogni valvola col suo anello di tenuta nel cielo di camera. Per riaccoppiare le valvole, secondo me l'utensile migliore, rapporto qualità-prezzo, è la bacchetta con le ventose. In questo modo possiamo attaccare la valvola alla bacchetta e poi riaccoppiarla alla sede con lo spuntiglio. Spuntiglio dedicato, un po' d'olio di montaggio su ogni gambo e andiamo a riaccoppiare ogni sede con la propria valvola. Un buon modo per vedere se le valvole sono accoppiate correttamente con la loro sede è controllare che la parte a contatto, quindi questo anello, è, una volta smerigliato, tutto quanto uniformemente opaco, al pari di quello della valvola. Proviamo con quello più piccolo. Le molle con il loro spingimolla sopra, comprimiamole con l'apposito attrezzo e andiamo a rimettere i fermi in posizione. Li prendiamo con le pinzette e, dopo aver schiacciato le molle col pressore per le molle valvola, andiamo a rimetterla in posizione. La prima metà, poi lo giriamo leggermente, lo riposizioniamo ai 180 gradi e andiamo a mettere il secondo a chiudere sullo stelo. Ecco qua. Un po' d'olio, rimettiamo la pastiglia sullo stelo valvola. Per questo le abbiamo anche messe tutte da parte una per una senza incasinarle, perché avendo fatto il gioco valvole prima di smontare sapevamo che comunque erano in ordine e quindi abbiamo lasciato le pastiglie con la valvola dedicata. Poi faremo solo un check, ma dovremmo essere a posto anche in fase di rimontaggio. Mettiamo la seconda. Scarico destro, chiedo 2 minuti di applausi per aver rimesso tutti e 4 i fermi valvola senza neanche una bestemmia. Abbiamo rimesso un secondo al volo una candela per avere sigillato il cielo di camera. Andiamo a mettergli un po' di benzina, c'è chi lo fa con l'acqua ma io preferisco farlo con la benzina. E poi controlliamo la tenuta delle valvole soffiando un po' d'aria compressa nei condotti. Tappiamo con uno straccio. Come vedete non esce niente. Passiamo al condotto di aspirazione.
Se le valvole non chiudessero correttamente, con 8 bar sparati anche non in pressurizzazione piena nel condotto di aspirazione e di scarico, dovrebbero uscire delle bollicine e dovremmo vederle filtrare dai bordi valvola. Come vedete, la tenuta delle valvole è perfetta. Brava Sil, hai fatto un bel lavoro. Grazie. Facciamo le stesse identiche cose anche sull'altra testa. Possiamo dedicarci ai pistoni e alle fasce. 58 33 09 32 100, 58 33 09 32 100. Vedete, questo è il raschiaolio, questo è il raschiaolio. Mettiamo tutte le fasce nuove sui pistoni. Le fasce sono 3. La prima la riconoscete dal fatto che è scanalata, nel senso che ha un bordo un po' più alto e ha la relativa cava nel pistone. Infatti vedete che c'è proprio lo scalino qua di appoggio per il bordo e va messa come prima appunto con il bordo verso l'alto. La seconda, il secondo segmento, ha proprio scritto top, essendo uguale, era messo con la scritta top verso l'alto, e il raschiaolio ha la sua molla spiralata dentro, vi faccio vedere, e ha segnato il top, il posizionamento da mettere verso l'alto. Inizio con la fascia centrale e poi faccio entrare la prima da sopra e il raschiaolio da sotto. Fate attenzione se dovete farlo, perché sono delicatissime, si spezzano come niente perché sono molto dure. Faccio entrare, ok. Quando andremo a mettere i pistoni dentro i cilindri sarà molto importante invertire le fasce, cioè ne inseriremo una con l'apertura da una parte e quella successiva con l'apertura a 180 gradi e il raschiaolio successivo con l'apertura di nuovo a 180 gradi, in modo che anche se vi fossero delle leggere perdite dovute allo spazio si fermerebbero tra una fascia e l'altra e non andrebbero giù nel basamento, creandoci il problema che avevamo con questo motore. Le abbiamo tutte e tre, andiamo a posizionare una, due e questa la mettiamo inversa, la centrale, a 180 gradi. Ecco così. Perfetto, abbiamo il nostro pistone con tutte e tre le fasce nuove. Prendiamo il cilindro relativo al pistone, molto importante non scambiarli. Infatti qua avevamo segnato cilindro anteriore e abbiamo preso il pistone dal vano che avevamo dedicato a tutta la roba del cilindro anteriore. Rimettiamo il pistone. Per rimettere il pistone dobbiamo innanzitutto identificare la zona di scarico del condotto di dove la testa sarà posizionata e mettere il pistone rivolto correttamente verso lo scarico. Andiamo a prendere la testa anteriore, segnata qua come A. Abbiamo la catena di distribuzione, in questo caso come la stiamo guardando, a sinistra, quindi sappiamo che lo scarico sarà in quella direzione lì. Possiamo riconoscere il posizionamento dello scarico del pistone da due cose. La E segnata sotto indica la direzione dell'exhaust della zona di scarico, e dagli incavi per le valvole, che sono quelle di scarico un po' più piccole, quindi ha gli incavi della porzione di scarico più piccoli posizionati in quella direzione. Quindi in questo caso rimetteremo il pistone in questo senso. Per rimettere il pistone dentro il cilindro è obbligatorio usare la camicia, perché se no rischiamo di rompere le fasce, fare dei disastri, rigare il cilindro. Andiamo a dare una bella pulita con un panno in microfibra al cilindro, una bella pulita al pistone, un po' d'olio di montaggio sul mantello e sulle fasce. Chiudiamo il pistone con la camicia e inseriamolo, avendo con la camicia compresso le fasce, inseriamolo all'interno del cilindro. Abbiamo identificato lo scarico, che abbiamo detto essere con la catena di distribuzione, il vano catena, alla nostra sinistra. Direzioniamo il pistone in direzione dello scarico, andiamo a mettergli la camicia. Abbiamo preventivamente controllato che tutte le fasce siano orientate 180 gradi l'una dall'altra, conseguenzialmente abbracciamo il pistone con la camicia e con la chiave lo chiudiamo. È molto importante che le fasce siano ben compresse, soprattutto se sono nuove. Per quelli che se lo staranno chiedendo, non abbiamo volontariamente tolto i residui di combustione dal cielo del pistone perché aumentano un pelino il rapporto di compressione e ci lasciano un motore un pelino più allegro. Normalmente è una cosa che si tende a non togliere, a meno che non siano eccessivi, si lasciano. Facciamo sporgere il mantello dalla camicia, mettiamogli un po' d'olio di montaggio sul mantello e mettiamo un po' d'olio di montaggio nel cilindro. Andiamo a posizionare. Adesso facciamo calcare bene il nostro pistone all'interno del cilindro. Ecco qua. Gli andiamo
a far aderire bene bene con qualche colpetto la camicia e poi con dei leggeri colpetti di martello, lasciando però sempre, facendo attenzione che la camicia non si alzi, andiamo a inserire, eccola qua, il raschiolio è già uscito dalla sede, dobbiamo accorgercene subito e ripetere l'operazione. Richiudiamo la camicia sul pistone, andato, abbiamo inserito il pistone nel cilindro. Controlliamo una volta inserito che scorra, ma facciamo attenzione a non tirarlo fuori da una parte o dall'altra, se no dobbiamo ripetere l'operazione. Il pistone mi sembra scorra bene, è anche bello frenato perché le fasce sono nuove. L'importante è aver messo un po' d'olio di montaggio, così nei primi cicli è comunque lubrificato. Adesso andiamo a fare l'altro e poi richiudiamo le teste. Adesso vi faccio vedere. E anche il secondo è dentro. Noi abbiamo già controllato che i cilindri e le teste fossero in piano, come dice il manuale, con una squadra rettificata seria, non il righello comprato in cartoleria, e uno spessimetro da 5 centesimi, vedere che non ci sia luce, che non ci sia passaggio. Quindi possiamo direttamente metterli sulla guarnizione nuova e andare a riposizionarli sopra la testa che abbiamo rifatto. Queste macchie che vedete qua sono quelle del liquido di raffreddamento che filtra leggermente attraverso la testa, sono solo macchie, cioè questo è alluminio vivo e macchiato. C'è chi non le vuole più, preferisce dare una spianatina e tutto. Per me, se la testa è in piano e in tolleranza, onestamente preferisco lasciarle che togliere del materiale e far lavorare comunque la moto con rapporto di compressione originale, se non ho bisogno di abbassarlo. Ma se ho bisogno di abbassarlo, lo abbasso perché lo decido io, non per togliere le macchie. Chiusa. Giriamo la testa, verifichiamo comunque che la E del pistone sia verso lo scarico per sicurezza e andiamo a rimettere le 3 viti che tengono unita la testa al cilindro. Frenafiletti, portiamo a contatto e poi vanno chiuse prima a 18 e chiusura definitiva a 23 Nm. Per poterla girare comoda uso uno di questi 2 fori filettati che però non hanno una funzione specifica, quindi non ho paura di rovinarli, e li uso per tenere ferma, cioè contrappormi alla forza della chiave, quindi senza dover fare eccessivamente sforzo nella chiusura delle viti. Ok, 23, 20, 21, 22, 23, 1, 2 e 3. Rimettiamo in posizione il pattino tendicatena. Mettiamo un po' di frenafiletti, puliamo il gambo, se no ci inchioda il pattino, e dopo aver messo in posizione il pattino, lo controlliamo dal foro, andiamo a riavvitare e chiudiamo a 15 Nm il pattino tendicatena. Ultima cosa, chiudiamo questo dado cieco qua. Chiusa una testa, ripetiamo tutte le operazioni con l'altra. Le teste sono chiuse, il basamento è chiuso, è arrivato il momento di rimettere tutto assieme e metterlo nella moto. E sono contento, inizio a vedere la luce in fondo al canonico tunnel. Dai, prossimo episodio la rimontiamo, la chiudiamo, il tempo inizia a essere corto perché noi tra meno di 30 giorni dobbiamo partire. Andiamo avanti, ciao!